Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Questa che stai per ascoltare è la puntata numero 209, il secondo episodio speciale che raccoglie alcuni dei momenti più intensi e significativi delle puntate pubblicate nel 2024. Quest'anno, insieme, abbiamo attraversato storie di eroi, tragedie e destini intrecciati con quelli degli dei. In questa puntata riviveremo 3 storie potenti e commoventi, legate alla guerra di Troia: la tragica morte di Achille, il dolore che conduce Aiace alla follia e il disperato tentativo di Cassandra di salvare la sua città da un destino segnato. Sono episodi che ho amato raccontare, che spero possano ancora toccare il cuore di chi ascolta, proprio come hanno toccato il mio. Mettiti comodo. Ti auguro un buon ascolto. Il primo momento che ho scelto riguarda uno degli eroi più grandi della mitologia greca, Achille. Invincibile in battaglia, invulnerabile quasi ovunque, eppure colpito a tradimento nel punto che gli dei e il destino avevano lasciato scoperto. Riviviamo insieme il momento in cui la vita del Pelide si spezza, portando con sé un eco di gloria e di tragedia. Secondo il mitografo vaticano, nel testo La distruzione di Troia, Polissena diviene lo strumento nelle mani addirittura di Priamo. Ella individua un punto debole in Achille e decide di sfruttarlo a vantaggio della sua città. La restituzione del corpo di Ettore a Priamo avviene platealmente sotto le mura di Troia. Su una bizzarra e inquietante bilancia si deposita su uno dei 2 piatti tanto oro quanto ne serve a raggiungere il peso dell'eroe deceduto. Ma quanto offerto da Priamo non basta. Dagli spalti una voce argentina interviene a interrompere quell'imbarazzante momento. È proprio Polissena, che getta i suoi preziosi braccialetti sul piatto, facendo muovere finalmente quella bilancia in favore del desiderio del vecchio re. Achille, sguardo in alto, riconosce la giovinetta che ha incontrato già una volta tantissimo tempo prima e se ne innamora all'istante. Muove i 2 passi e parla sottovoce a Priamo, dicendogli che gli restituirà il corpo di Ettore e tutto l'oro versato se il re acconsentirà di dargli in sposa la bella Polissena. Priamo acconsente a questa trattativa, riservata, di cui nessuno in questo momento deve sapere nulla. Polissena presto diviene ufficialmente sposa di Achille e grazie alle sue blandizie e al suo calore negli amplessi assurge in breve allo status di favorita. Il corpo del suo sposo non ha segreti per lei che ne ha percorso con lo sguardo e con le mani ogni muscolo ed ogni piega. Agli occhi di Achille ella appare devota. Non c'è un solo gesto della giovane che non indichi all'eroe nient'altro che un forte interesse nei suoi confronti. Egli confonde queste attenzioni per venerazione, mentre invece lo scopo di Polissena è altro. Ella ha ben chiare in mente le parole di suo padre, re Priamo. Quando sarai con lui, da sola a solo, concedi te stessa alle sue voglie e avvicinati al suo cuore. Con le armi dell'amore fagli cadere le difese, fino a scoprire quale sia in lui un punto debole che possa essere raggiunto da una lama e che colpito lo possa condurre a morte. Non c'è segreto che un marito nasconda che non possa essere scoperto da una moglie che sa come cercare. Achille, figlia mia, che ha osato uccidere senza pietà così tanti dei tuoi fratelli, deve trovare la morte. Quando tornerai da noi, vedova gloriosa di quel crudele assassino, sapremo darti uno sposo tuo pari. In altre versioni lievemente differenti, è Ecuba a proferire queste parole a Polissena. A me piace pensare che sia stata proprio la madre a dare queste indicazioni alla giovane, non per il rispetto che si può portare a Priamo, ma per quello che accadrà ad Ecuba dopo la distruzione di Troia. Torniamo ad Achille e alla sua appassionata sposa.
Con le armi dell'amore Polissena giunge finalmente a scoprire questo punto debole e riesce a comunicarlo alle forze troiane. Priamo ed Ecuba invitano Achille e Polissena ad una cerimonia di adorazione nel tempio di Apollo Timbreo. Achille volentieri giunge, si denuda e si toglie i calzari di ferro da cui mai si separa. Entra infine, come d'uso, senza armi nel tempio. Giunto all'altare, prepara delle fiaccole e le accende. Egli non sospetta nulla. Paride, nascosto dietro l'altare, di spalle ad Achille, con una freccia ben mirata colpisce l'eroe al tallone. La punta di quella freccia è stata intinta in un mortale veleno che ora, repente, entra in circolo, indebolendo e fiaccando la forza di Achille. Da dietro le colonne saltano fuori dei soldati che lo vogliono finire, ma Achille, con le sole torce che ha in mano, riesce, pur morente, ad averla meglio su di loro. Infine, vinto dal veleno, cade a terra morto. Nessuno degli amici ad aiutarlo, solo e circondato da nemici. Così, tristemente, Achille abbandona questa vita. Il suo cadavere viene restituito ai greci che si preparano a dargli sepoltura. Achille viene messo sulla pira e poi le sue ossa vengono, secondo il desiderio dell'eroe, mescolate in una urna insieme a quelle di Patroclo. La seconda storia che ho voluto riproporre è quella di Aiace, l'eroe ferito nell'orgoglio e travolto da un dolore insopportabile. Non è una follia qualsiasi quella che lo colpisce, ma il risultato di un'ingiustizia che nemmeno i più forti riescono a tollerare. Un dolore che diventa distruzione e un atto finale che rimane inciso per sempre nelle pagine della mitologia. La dea manda dunque una follia cieca ad Aiace, così cieca che non riuscirà a distinguere in chi affonderà la sua spada. Così Aiace, urlando furibondo, credendo di essere in mezzo all'accampamento acheo, in realtà se ne allontana, digrigna i denti e il suo cuore di nero ribolle mentre giunge ad un gregge sulla piana. Le sue urla risvegliano gli achei che, impauriti, temono la sua vendetta. È quasi l'alba, quando un terribile spettacolo si mostra agli occhi dei soldati di Agamennone. Con la bava alla bocca e con gli occhi iniettati di sangue, Aiace abbatte tutti gli animali, uno ad uno, chiamandoli per nome. Ai suoi occhi appaiono come Agamennone, Menelao, Odisseo. Menelao, che scruta tutto, sussurra al fratello: che giorno nefasto! La follia del grande Aiace si rivolgerà presto alle navi e a noi. Ci ucciderà tutti. Perché siamo stati così ciechi da non dare a lui le armi che gli spettavano di diritto? Dopo Achille, il nostro più valente baluardo, abbiamo stupidamente offeso. E ora l'abbiamo perduto. Per cosa? Per cosa? Per aver consegnato le armi di Achille ad un uomo che ha dimostrato di badare più alla propria gloria che alla lungimiranza. E Agamennone, non adirarti con Odisseo, ma con gli dèi che oggi lavorano per la nostra rovina. Una risata si alza terribile. È Aiace che urla, tenendo con una mano un grosso ariete sanguinante. Egli crede di avere davanti il corpo morto di Odisseo. Giaci nella cenere, adesso che sei pasto per cani ed uccelli. Non ti hanno salvato neppure le armi gloriose di Achille, per le quali stolto con me sei venuto a contesa, con me, che di te sono sempre stato più forte. Giaci ora, cane. Tua moglie non ti rivedrà, e nemmeno tuo figlio, e nemmeno ai genitori sarai accanto, loro che speravano in te per un sicuro soccorso nella vecchiaia, perché a fare da cibo ai cani sei venuto a Troia. La scena è grottesca, ma nessuno degli Achei sta ridendo, anzi, un cupo terrore pervade tutti gli animi. Cosa capiterà ora?
Atena dissolve la follia nella mente di Aiace, che si trova stranito in mezzo ad un gregge rosso e palpitante. I poveri pastori si sono nascosti, chi sulle piante, chi dietro delle rocce. Aiace sente che la forza lo abbandona. Le sue ossa, una ad una, paiono spezzarsi e il suo petto guerriero è ferito da un nuovo dolore. Non riesce a muoversi, non può fuggire da quella scena di morte. Come una roccia inamovibile che sulla cima dei monti mette radici, così Aiace rimane immobile davanti alla strage compiuta. Poi geme. Ahimè, perché sono così tanto in odio agli dèi? Sono loro che mi hanno sconvolto la mente, che mi hanno inflitto una follia funesta, che mi ha portato a fare strage di pecore che non erano causa della mia collera. Avessi punito il cuore infido di Odisseo con le mie mani, poiché lui, che è miserabile in assoluto, è la causa del mio accecamento. Che egli possa soffrire le pene nell'anima, quante le erinni gliene porteranno, e che nemmeno Agamennone possa tornare incolume alla sua dimora, per quanto egli desideri tornarci. Ma perché devo rimanere tra questi scellerati, io che sono di animo nobile? Maledetto esercito di Agamennone. Maledetti questi tempi insopportabili, in cui il peggiore riceve onori e non più il migliore ottiene il premio. Odisseo viene onorato tra gli argivi. Di me, invece, del tutto sono dimentichi e immemori delle mie imprese che ho portato a favore di queste genti. Aiace guarda la sua spada, la spada che gli fu donata da Ettore nell'occasione del loro scontro. Così come Ettore è stato avvolto nel panno di porpora dono di Aiace, altrettanto la spada dell'eroe troiano diverrà la compagna della morte del figlio di Telamone. Come già sai, la pelle di Aiace è invulnerabile. Nato da pochi minuti, egli è stato avvolto da Eracle nel suo mantello. Questo è del tutto particolare. Si tratta della pelle del leone di Nemea. Eracle, per uccidere il leone, ha cercato in tutti i modi di trapassare quella pelle, ma non c'è riuscito. La pelle resiste a qualsiasi attacco. Frecce, spade, lance. Nulla riesce a scalfirla. Alla fine Eracle sconfigge il leone e si appropria della pelle, facendola diventare il suo mantello. Avvolgendo il piccolo Aiace in quella pelle, Eracle, per intercessione di Zeus, dona l'invulnerabilità al neonato. Nessuna arma lo potrà mai ferire. Non tutto il corpo, però, è venuto a contatto con quella fantastica pelle. Le ascelle di Aiace rimangono, per così dire, umane. Egli ha deciso di togliersi la vita e perciò, con un gesto che risulta incomprensibile a tutti gli astanti, che non sono a conoscenza del suo segreto, conficca la spada di Ettore nel terreno, con la lama rivolta verso l'alto. Senza dire una parola, senza degnare di uno sguardo quelli che fino a ieri egli reputava fossero i suoi amici, Aiace si getta sulla lama, trapassandosi il fianco. Il coraggioso cuore dell'eroe formidabile, sorridente e vincitore di 1000 battaglie, il cuore di colui che a testa alta ha sostenuto sempre le scelte più onorevoli, il cuore di colui che non ha temuto di sfidare il comando di Agamennone, seppellendo con onore il corpo di Palamede, il cuore di colui che insieme ad Achille ha guidato con coraggio i greci alla battaglia. Questo cuore unico si ferma per sempre. Torniamo infine in Troia, all'ultima disperata preghiera di Cassandra, la profetessa inascoltata. Mentre il popolo troiano festeggia, lei sola vede il pericolo mortale
che si nasconde dentro il legno del cavallo. Riviviamo il suo grido di avvertimento, una supplica disperata che anticipa il crollo della città. In ogni caso, i troiani, convinti che la tragedia a cui hanno appena assistito sia un segno di come la statua debba davvero essere trasportata nella cittadella, riprendono a spingerla. Un nuovo pianto si alza sulla folla. Cassandra, dritta in piedi, sbarra la strada al cavallo. Troiani, fratelli, amici, un grande pericolo abbiamo portato nella nostra bianca città. Questo cavallo di legno che cammina sulle nostre fatiche e sul nostro sudore contiene la morte che ci sterminerà tutti nel sonno. Dentro il ventre di questo cavallo, dentro la sua testa, sono in attesa come serpenti decine di greci pronti all'assassinio. Fermatevi! Cerchiamo il pertugio d'entrata per scovarli, oppure diamo fuoco a questo nefasto strumento di morte. Gli uomini di Odisseo tremano all'interno del cavallo. Sono stati scoperti e sono di certo spacciati. Non potranno difendersi uscendo uno alla volta da quella minuscola botola, né potranno fuggire quando il cavallo verrà dato alle fiamme. Poi i loro cuori hanno un nuovo sussulto. I troiani, dopo un attimo di silenzio, sbottano tutti in una agghiacciante risata. Ridicolizzano le affermazioni di Cassandra e affermano che sono solo le sue parole ad essere portatrici di sventura. Cassandra è una delle più giovani figlie di Priamo, di una bellezza delicata e virginale. Ella è così avvenente e pura da aver attratto l'occhio di Apollo e ha da lui avuto in dono il vaticinio. Forse ricordi la sua storia. In cambio, per venire addestrata in questa arte, ha promesso di concedere il suo corpo immacolato al desiderio del Dio splendente. Nel momento in cui la giovane diviene regina nel predire il futuro, decide però di fare un passo indietro rispetto agli accordi presi con il Dio e di rimanere casta. Nella sua giovanile fierezza, ella ignora quanto può essere dannoso sfidare una divinità. Cassandra confida nel fatto che un dono ricevuto dagli dei non può essere rifiutato né restituito. E lei è sicura che il dono del vaticinio rimarrà con lei fino al suo ultimo respiro. Apollo, al sentire questo ripensamento, ci rimane certo male. Ma se c'è una cosa che gli dei amano fare, è il vendicarsi, sempre. E a volte anche con sottile astuzia. Facendo finta di far, come si dice, buon viso a cattivo gioco, Apollo si rivolge alla giovane, rassicurandola, e le dice che va bene così, che è giusto che la sua purezza rimanga intatta e che questo darà maggior peso e potenza al suo vaticinare. Una vergine che predice il futuro non potrà che essere rispettata e onorata. Certo, egli non può violare la sua purezza così fortemente difesa, ma un minimo di riconoscenza da parte di Cassandra sarebbe giusto che venisse espresso. La giovane, che si vede già vittoriosa, pensa che un solo, piccolo, innocente bacio a fior di labbra, dato ad un dio, non intaccherà la sua purezza. Porge il bellissimo e acerbo volto verso Apollo, dischiude lievemente le sue labbra e chiude gli occhi. Il dio si avvicina dolcemente a lei, ma prima di premere le labbra sulle sue, sottovoce le sospira: «Non insozzerò la tua purezza con un bacio». E sputa su quelle labbra dischiuse, su quella lingua, condannando la giovane ad un triste destino. Cassandra avrà per intero il fantastico dono del vaticinio, certo. Nulla di quello che accadrà sarà mai nascosto alla sua vista. Ella potrà prevedere ogni singolo evento. Cassandra non potrà mai mentire, non potrà mai tacere la verità e solo la verità potrà uscire dalle sue labbra. Ma da questo momento nessuno sulla faccia della terra crederà mai ad una sua singola parola.
Quando lei consiglierà a qualcuno di effettuare una certa scelta, costui verrà spinto dalla sua maledizione a compiere l'esatto contrario. Ecco il motivo delle risate sguaiate in risposta alle sue parole riguardo il cavallo di legno che trasporta la morte per Troia. Ora nessuno ha più dubbi sulla necessità di trasportare quel cavallo fino alla cittadella. Cassandra prova ripetutamente ad avvicinarsi a quel cavallo, una volta con una torcia accesa, un'altra con un'ascia a 2 lame per provare, se non a distruggerlo, almeno ad aprire un varco e a scoprirne il contenuto, ma ogni volta viene allontanata con disprezzo e viene sbeffeggiata dai troiani. Così, verso il calare del sole, dopo una giornata intera di sforzi, il grande cavallo di legno raggiunge il centro della città. Le sue zampe sono adornate di fiori e ghirlande sono tese sui suoi garretti. Banchetti e danze iniziano. È la prima notte di pace da 10 anni e tutti hanno voglia di festeggiare, mangiare e bere spensieratamente. In fin dei conti, con i greci che se ne sono andati, ma cosa mai potrà succedere? E con questo si conclude la puntata numero 209, una raccolta di momenti che spero ti abbiano coinvolto tanto quanto hanno coinvolto me nel raccontarli. In fondo, tu ed io lo sappiamo, è chiaro. La mitologia non è solo un insieme di storie antiche. È un ponte che collega il passato al presente, una voce che da secoli ci parla e ci interroga. Ti ringrazio per avermi accompagnato anche oggi in questo viaggio. Se questi frammenti ti hanno fatto riflettere, emozionare o anche solo sognare ad occhi aperti, allora la magia di queste storie ha ancora una volta compiuto il suo dovere. Alla prossima puntata e, come sempre, grazie per essere qui a condividere il fascino inesauribile della mitologia. Auguro a tutti un felice nuovo anno, anche a quei folli amici che su Tipeee supportano questo podcast. Tiresia, Sisifo Felice, Mina e Giacomo, che da 1 anno mi accompagna al livello Teti. Grazie anche a Silvia Phil, Denise e Dalila, ancora ad Alessandro, Gioele e Jimbo, e infine a Valentina, Vanessa, Raul, Chiara Miriam, Danilo e Alessia. Inizia bene il nuovo anno e diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Ami questo podcast? Ma certo che sì. E allora fammelo sapere mettendo un like e condividendo questo episodio con i tuoi amici. Ottima idea quella che hai spontaneamente avuto. Iscriviti ora a questo podcast. Hai appena ascoltato una puntata speciale di mitologia per le feste di Natale. Io sono Alessandro Gelain e mi ritrovi qui sulla tua piattaforma preferita.